sai, posso avere tutte le colpe del mondo, ma io sono una grande brava figlia. Lo sono stata anche per mio papà, che purtroppo è mancato da 2 mesi. Siamo stati assieme per 35 anni. Ecco, quello posso veramente definirlo un grande amore. Tu hai un carattere molto molto forte e quindi credo che questa tua forza caratteriale venga anche da questo passato, da questa infanzia che ti ha dovuto rafforzare tantissimo. Cos'è che fa emozionare più che piangere Vanna Marchi? È un fallimento, e quando il sistema carcere fallisce è una cosa bruttissima, perché quelle persone non rimarranno là per sempre, quelle persone un domani escono. Ed eccoci live con Vanna Marchi e Stefania Nobile, come state? Ciao! Allora, oggi facciamo 2 chiacchiere per parlare di alcune cose che vi appartengono, però permettetemi di fare una piccola premessa. La chiacchierata che vorrei fare oggi io è una chiacchierata con 2 donne ormai libere e vorrei invitare tutti quelli che ci stanno seguendo ad ascoltare questa chiacchierata senza pregiudizio e senza moralismo. Vorrei iniziare dal documentario. Come mai avete deciso di fare questo documentario su Netflix, che tra l'altro sta avendo un successo straordinario? Siamo famose in tutto il mondo, ti rendi conto? Adesso ci aspetta la Luna, Marte, No, sai cosa aspettiamo adesso noi? Sogniamo un regista che faccia il film su di noi. Ero, sono e sarò sempre la figlia di Vanna Marchi, perché lei è un genio. Ti offendeva per prendere il meglio. E le persone ci credevano. Qualcuno l'ha definita geniale imbroglione. Aveva questa voglia di diventare celebre. Perché andare a truffare? Devo essere me stesso o che cazzo volete da me? Ho seguito il documentario, mi è piaciuto particolarmente e ha superato le mie aspettative, quindi terrei anche questa occasione per fare i complimenti a coloro che hanno lavorato al documentario, Sì, perché sono è stati davvero oggettivo e bravi. racconta una verità. Sì, sono dei ragazzi straordinari che veramente hanno fatto una ricerca, c'è un archivio pazzesco, Enorme. cose che anche noi non ricordavamo. Ci sarà molto probabilmente una seconda serie? Beh, visto il successo che sta avendo, sarebbero essere. dei pazzi a non farla, però può essere. ancora di ufficiale non sappiamo niente. So però che siete in uscita anche con un libro. È uscito. È uscito È già. uscito, per ora è solo in versione online, scaricabile, non c'è il cartaceo. Noi siamo un po' arrabbiate perché Sì. ce lo chiedono tutti il cartaceo, però sta già andando molto bene. Anche il libro si chiama Fine pena mai. Un titolo che racconta un po' tutta la vostra storia. Quando una persona, in questo caso 2 persone, vengono processate, condannate così pubblicamente e il caso diventa così mediatico, sarà un fine pena mai, sarà un ergastolo. Posso fare una sponsorizzazione al libro di Vanna Marchi e figlia? Anche perché in questo libro voi conoscerete cose che non avete mai saputo di noi, perché sai, nel libro abbiamo potuto dirle queste cose, in televisione non ci hanno permesso mai di raccontarle, di dirle. Di conseguenza io credo che per 9,90 €, quant'è, valga la pena di conoscere tanto di Vanna Marchi e figlia. E poi sai, a dire il vero, cose che forse ci daranno anche dei problemi con qualcuno, ma non ci interessa, perché ci siamo tolti dei sassi dalle scarpe, che quando ti entra un sassolino nella scarpetta, hai capito, ti fa un dolore che non ti passa mai, mai. Allora, voi ovviamente avete affrontato il carcere anche, avete Sì. pagato per alcuni errori commessi che poi possono essere giustificati come no, qualsiasi cosa, ma l'importante è che noi qui non siamo in un tribunale, tanti lo dimenticano, quindi ha Esatto. deciso coloro che dovevano decidere, che hanno il potere di decidere, e voi avete pagato per tutto quanto. Tutto. Siete tra quella minoranza che Non sconta abbiamo tutta la mai pena senza chiesto sconti. un sconto di pena, non abbiamo cercato vie alternative, non abbiamo tutto. Noi l'abbiamo affrontato consapevoli di avere fatto degli errori, poi giustamente quando siamo arrivati lì
gli errori che ci sono stati imputati sono stati decuplicati 100 volte, ma va bene. È molto strano che ancora non abbiano detto che abbiamo ucciso qualcuno. Veramente. Magari ammazzato un bambino, fatto un arrostino, hai capito? È Sì. strano ancora che non Sì, sia capisco. capitata sta cosa a noi. Capisco l'accanimento, che ti riferisci all'accanimento che c'è stato nei vostri confronti e che c'è ancora. Allora, io penso... Fa audience. Sì, purtroppo sì, però io penso che la seconda chance bisogna darla a chiunque. Sempre. Io spero che questo governo, ci credo poco, però vabbè. Io ci credo zero. Aspetta, Tu poco. io credo che in questo momento vada rivisto tutto il sistema giudiziario, perché è un fallimento totale quello italiano. E sai qual è l'errore primario? La discrezionalità del giudice. Allora, il giudice non applica le pene in virtù di un codice, applica le pene in virtù di mi sta sul cazzo, le do 8 anni. Questo a noi è successo. Sì. E tra l'altro non so se tu lo sai, perché noi l'abbiamo raccontato anche nella serie ma non l'hanno messo, ma questo è su tutti i giornali, uscì questa storia. Ad una cena il giudice nostro della Cassazione, cioè l'ultimo grado di giudizio, quello che dice vivi o muori, si vantò qualche sera prima del processo ad una cena alla quale partecipò anche l'attore Franco Nero, dicendo, questo giudice disse: Vanna Marchi mi sta sui coglioni e le darò 9 anni e 6 mesi. Capito? Questo lo disse prima, hai capito? Mhm. Ecco, questo è un reato, secondo me, molto più grave di quelli che abbiamo commesso noi. Se potessimo tornare indietro nel tempo, cos'è che non rifareste, Vanna? Guarda, innanzitutto indietro non si torna, quindi non... io rifarei tutto quello che ho fatto, perché tanto cioè è inutile pensare, ma se io avessi fatto, non si può. Non si può. Quindi... Di qualche persona che vi siete fidati e forse dovevate aprire un po' più gli occhi? Ma quello lo continuiamo a fare. Quello lo continuiamo a fare, caro mio. Quello è un errore Sì. che non smettiamo di fare, vero? Sai, di errori ne abbiamo fatti tanti, ne faremo ancora, credo, anche perché siamo esseri umani, quindi cosa vuoi? Cioè a volte tu hai voglia di fidarti di qualcuno, ti sembra che quella, non dico nel lavoro, dico nella vita in genere, ti sembra che quella persona sia una persona per bene, una persona valida, così invece sono tutte chiacchiere. Voi tendete molto a fidarvi delle persone, avete questa caratteristica? Sì, purtroppo sì, ma anche per fortuna. Perché pensate che le persone vi amino? Per cosa? Perché noi viviamo in mezzo alla gente sempre. Racconta tu anche ieri sera. Ieri sera eravamo a una festa di compleanno di Federico, parrucchiere famosissimo ormai non solo in Italia ma anche all'estero, e cosa stranissima, cioè anziché chiedere i selfie a Federico lo chiedevano a me, certo, però più a me che a lui. Io sono dovuta scappare veramente perché non sapevo più dove girarmi, dove voltarmi e così. Vanna, Stefania, io penso che la cosa che possa piacere di voi alla gente è la vostra schiettezza. Bravo. C'è una parte, una minoranza che però si fa sentire e che rimane sempre lì a fare il professorino sugli errori degli altri, dimenticandosi dei propri. O cornute o infelici, frustrati. Invece c'è da dire una cosa, che al di là degli errori, al di là di tutto quello che possiamo dire e ridire, voi avete un dato di fatto che vi appartiene, che è quello che ci mettete la faccia anche sui vostri errori. Sempre. E questo è quello che piace. E continuiamo ad andare avanti per la nostra strada, perché ancora ci viene chiesto: ma dovete chiedere scusa a qualcuno? A chi? No, ma tu ti rendi conto che adesso c'è chi uccide, il giorno dopo chiede scusa, mi dispiace, scrive la lettera ai è una vergogna, è per una avere uno cosa sconto di pena. vergognosa. Guarda, noi siamo volontari adesso dell'associazione Nessuno Tocchi Caino. In carcere ci andiamo. Vorrei un giorno poter fare anche di più, ci arriveremo, ma già quello che possiamo fare facciamo. E non deve passare il messaggio che tu puoi commettere un reato, poi ti devi pentire per avere uno sconto, perché è bruttissimo,
Cioè non è mentre l'italiano si sente figo dicendo questo, sta consentendo un sistema che è sbagliatissimo. Uno non può violentare una donna, puoi dire ah mi scuso, Sì. non volevo, ho sbagliato, mi pento. Come ti penti? Ti penti? No. Sei un animale, devi andare dentro. Spero di spiegarmi per quello che voglio dire. Sì. Cioè le colpe vanno pagate però condannate da un sistema che funziona e vanno espiate in un carcere che funzioni. C'è un fallimento e quando il sistema carcere fallisce è una cosa bruttissima, perché quelle persone non rimarranno là per sempre, quelle persone un domani escono e se escono imbruttite dalla vita lo rifaranno. Vorrei ritornare un attimino sul fatto delle scuse, che voi comunque in maniera anche un po' provocatoria, no? Dite che non bisogna scusarsi, non vi sentite di scusarvi né niente. Il vostro concetto a me è molto chiaro, però io credo che a qualcuno ancora non è così tanto chiaro, perché sembra come se voi riteneste che non aveste fatto nessun sbaglio né in passato né niente. Abbiamo fatti, ma non quelli. Io penso che quello che intendete voi andate contro l'ipocrisia delle scuse. Bravo. Sai, quando sono venute in tribunale queste signore, anche una sola merita rispetto, ci mancherebbe, ma merita rispetto se agisce con rispetto. Il venire a far finta di svenire in aula ed essere tutta pimpante dopo per farsi riprendere dalle varie telecamere di tutti i programmi che erano presenti in tribunale è una presa per il culo verso gli italiani. Il venire a dire senza peste giustificative di essere poveri, ma di aver dato 500 milioni a Vanna Marchi, allora un povero non ha 500 milioni e se tu i soldi li hai dati lo devi dimostrare. Sono stati creduti, capito? Tutti. E non gli sono stati risarciti 500 milioni, molti di più il danno biologico, più tutto. Dobbiamo anche scusarci noi? Ma chi ha truffato chi? Vorrei dire una cosa che non diciamo mai. Tu lo sai che la signora che adesso è morta e che è adesso al cospetto di Dio, vero? Aveva un book e faceva le serate. Cioè le serate nei teatri. Tu ti rendi conto di questo? Nelle discoteche anche. Hai come capito? Quella che aveva fatto arrestare Vanna Marchi. Esatto. Com'è la vostra vita oggi? Bellissima. La nostra vita normale. Una vita piena di gente. Sì. Io lavoro nei locali con il mio ex compagno, in più lavoro in Albania dove faccio locali e li vendo e lei mi segue. Benissimo. E io intendo andare in Albania fra pochi giorni e non tornare più. No, vabbè, Quindi, torni se tra pochi vorrai giorni. intervistarmi, verrai tu. Poi vuoi dire che abbiamo cominciato a fare le serate in discoteca? Ah, sì, certo. Serate in discoteca, non so, partecipazioni in matrimoni, sponsorizzazioni varie, tante cose. Tante cose. Sì. Certo, in Albania. Quindi il tuo piano, Vanna, è quello di trasferirti in Albania? Gli ultimi anni della mia vita li voglio vivere lì, sì, se Dio me lo consentirà, ma sono certa che me lo consentirà, perché io ci ho parlato. Solo che non puoi sapere quando saranno gli ultimi, capito? Ancora ne ho. No, certo. Quello è il problema, no? Potrebbe... Però io ho parlato con lui mi ha detto va bene, se la cosa ti fa felice, ok, tutto a posto. Ti sei messo d'accordo anche con lui. Da dove viene, Vanna, questa tua voglia di farcela? Perché comunque tu cresci in una famiglia modesta, in un piccolo paesino e comunque nella vita tu hai cercato di farcela in tutti i modi. Sai, ero una bambina poverissima, mi ricordo, sai, io ricordo tutto. Da quando è passata la guerra, io sono del 1942, quando la guerra è finita avevo 2 anni, io ricordo tutto. E ricordo di aver desiderato un cappottino, perché io non ce l'avevo, e un paio di guantini, che le mie manine erano sempre piene di geloni, e dopodiché, vabbè, i guanti non li ho più portati perché non mi interessano, però di cappottini me ne sono comprati tantissimi. Hai capito? E continuo a comprarmi dei cappottini. Finché vivrò avrò cappotti, perché così non avrò freddo. Anna, tu hai un carattere molto forte e quindi credo che questa tua forza caratteriale venga anche da questo passato, da questa infanzia che ti ha dovuto rafforzare tantissimo. Cos'è che fa emozionare più che piangere Vanna Marchi? Io le mie emozioni le provo fortissime quando vedo
una persona anziana che fa fatica a attraversare una strada, oppure che spinge un carrello vuoto perché non hai soldi per fare la spesa. E la più grande emozione me la danno le persone anziane, veramente. Sì. Lì è dove ti tocca tanto il cuore. Tanto. Parliamo a volte di cose come abbiamo parlato finora, ma vorrei anche chiedervi cos'è che di buono fate verso gli altri, perché io penso che voi facciate delle cose anche carine. Noi facciamo di tutto, ma chi lo fa non lo deve dire. Esattamente. Nel momento in cui lo dice ha smesso di farlo. Sì. Lo Mi so, piace lo so, farlo. sono io che insisto in questo caso. Un'altra cosa invece che ti posso dire, molto bella, che io faccio, sto anche delle notti intere a parlare con dei miei amici che soffrono di depressione. Questo mi capita da tanti anni. Magari non dormo per dedicare Esatto. 5 ore al telefono con una persona. È successo che mi Succede. dicesse, sai, io voglio morire, e io ci sto al telefono delle notti intere. Credo che anche questo sia un fare del bene. Poi non ci sono solo i soldi che tu puoi dare Sono tante per fare cose. beneficenza. Puoi dare una stretta di mano, un abbraccio, una pacca sulla Sai, spalla, io 2 parlo parole. con tutti i clochard Sì. di Milano. Sì, Io ci parlo delle ore. Sì. Chi lo fa? Io vedo le persone molto brave con le parole, ma io poi le osservo in strada, le osservo e fanno schifo. Fanno schifo. Cos'è l'amore per voi? La condanna. L'amore. Io quando voglio augurare qualcosa di male a qualcuno, gli auguro di innamorarsi. Ah, Per un secondo bello ci sono 100 anni di sofferenza, quindi meglio non innamorarsi. Dite meglio di no? Non ne vale la pena? No, non ti innamorare tu, che sei bello. hai Già lo fatto- sono con il mio compagno inglese. Ai, 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 E che quindi- male che mi fai. Vabbè, sai, magari adesso è un momento felice, ma Sì. purtroppo Ti auguro che duri. anch'io. Speriamo bene, speriamo Bene. bene. Che cos'è il rispetto per voi? Tutto. Beh, rispetto è tutto. E l'amicizia? È la cosa, io mi nutro di amici. La cosa più importante del mondo, secondo me, è avere tanti amici. L'amore chi se ne frega. L'amore è una Sai, presa per il culo, l'amicizia te lo dico io. È una parola molto grande. Io ho 2 amiche da sempre, una si chiama Elena, l'altra si chiama Patrizia, e amiche vere sulle quali puoi contare, alle quali puoi raccontare tutto e puoi anche discutere, no? Perché con l'amico puoi anche discutere. L'amore che avete tra voi due, perché io vedo che c'è un amore tra una mamma e una figlia che va al di là di... Che dà fastidio a E tanta c'è gente. chi ha il coraggio di criticarlo, capito? Oh. Sai, posso avere tutte le colpe del mondo, ma io sono una gran brava figlia. Lo sono stata anche per mio papà che Sì. purtroppo è mancato da 2 mesi. Sì. E E che non era il suo papà Sì. vero, era il mio secondo marito. Siamo stati assieme per 35 anni. Ecco, quello posso veramente definirlo un grande amore. Veramente. E allora vedi, quando si incontra il grande amore, quello vero, vale la pena viverlo, ma Certo. quello vero. Beh, solo che Le quando altre sono spesso- fregature, no Stefania, come ma dicevi lo sai te. dopo qual è quello vero. Ascoltate, avete voglia di aggiungere qualcos'altro a questa intervista che io non vi ho chiesto? No, sei stato molto carino, molto bravo. No, Grazie a voi. vorremmo grazie a voi. conoscerti un giorno così. Volevo proprio dirtelo, io spero di prendermi un caffè con voi e Anche voglio te. cogliere l'occasione per dirvi una cosa. Io devo chiedervi scusa perché anni fa anch'io ho avuto un preconcetto nei vostri confronti, Vedi? poi vedendo la serie su Netflix anche e andando ad ascoltare di più la vostra verità e oggi guardandovi anche negli occhi, anche se ne solo in collegamento, io vi devo le mie scuse e io Guarda, le scuse Maurizio le porgo. Costanzo, che è forse il più grande, no? Sì. Giornalista di un'epoca che purtroppo non c'è più, dice sempre solo gli stupidi non cambiano mai idea. è Quindi, vero. È vero, è vero. Ti fa onore e lo appresto molto che tu l'abbia detto. Anch'io Mi la fa faccio. piacere. È stato un grande piacere per me conoscervi, ragazze. Anche Io vi do No, davvero. vi Aspetta. ringrazio tantissimo. Spero di rincontrarvi presto, soprattutto dal vivo, e vi mando un abbraccio forte. A prestissimo. Ciao. E dopo aver ascoltato le parole di Vanna Marchi e Stefania Nobile, io vi do appuntamento sempre qui la prossima settimana con una nuova intervista. Take care.